Ciao a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Come già anticipato la scorsa settimana, questa settimana volevo parlarvi un po' del lavoro dei muscoli dorsali e del gluteo nel canto. Per cui qui c'è un video di Haley Westenra in diretta televisiva, live, Word in Union 2011. Lo guardiamo insieme. Eccoci qua, facciamo partire il video. There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning love, the world is one. A me piace moltissimo la sua postura, è sicuramente una cantante molto tecnica, avete visto che sposta lentamente, cantando davanti all'asta, il peso da una gamba all'altra. Quando prende fiato riposiziona ogni volta le spalle, le tiene basse, c'è una compressione, quindi quando prende fiato e poi abbassa le spalle si vede che comprime verso il basso, e questo per andarsi a prendere i muscoli dorsali. A volte lo fa in simultanea con entrambi i dorsali, lo fa in questo modo, a volte vedremo che lo fa più da una parte e più dall'altra. Ottima, fantastica la maschera, come vedete sempre il sorriso, sempre il buccinatore, sempre l'angolo della bocca che attiva i muscoli che pilotano la laringe. Andiamo avanti. Ok, questa inquadratura è bellissima perché vi fa vedere proprio lo scambio, ginocchio flesso, ginocchio teso, quindi peso da una parte, e il peso da cui ovviamente lei, la parte da cui scarica il peso è quella che ha la gamba tesa, e l'altra è quella senza carico di peso che è la gamba flessa. Ok, ha abbassato una spalla e ha alzato l'altra, quindi in questo caso la compressione è stata fatta sul muscolo dorsale destro. Toglie l'auricolare, non si sente bene probabilmente, quindi non riesce ad avere il risultato che vuole, e toglie l'ear monitor. Ok, vedete che tende da una parte, quindi sta lavorando su un dorsale, sta spostando e caricando il dorsale. Lo scopo di questo video è anche di farvi capire che il dorsale è sicuramente utile nel canto, quindi se io vado a sollecitarlo abbassando la spalla sicuramente ho un buon lavoro, ma io consiglio sempre il lavoro del dorsale abbinato anche al lavoro del gluteo. E infine vedremo anche da Wikipedia che cos'è il gluteus maximus e come ci aiuta nella stazione retta. Andiamo avanti. Passando sulla gamba, a un certo punto spostando il peso da una gamba all'altra, si è visto che alza il piede da terra. Quando cantate, molte persone hanno il vizio di piantarsi coi piedi per terra, come se fossero stati inchiodati con un martello e un chiodo. Il corpo deve avere l'illusione che voi stiate camminando, quindi quando cambiate una gamba e l'altra, o agite dalle ginocchia, quindi scambiando i punti d'appoggio destro e sinistro, oppure in questo caso potete alzare il piede da terra, non tantissimo, magari 2 cm, riposizionare il piede a terra per ripiazzare l'appoggio. Lei in questo caso l'ha sollevato, si è visto che ha cercato indietro con la gamba destra. Esatto, ok? Comincia a spostare da un dorsale all'altro, cerca punti di appoggio. Qui solleva le spalle. Allora, visto in termini proprio strettamente didattici e fiscali, alzare le spalle è un errore, però ho avuto proprio l'altro giorno modo di osservare che alcune persone riescono a puntare i costali esterni e i costali interni sollevando le spalle. Quindi quello che in termini tecnici viene considerato un errore grave, che è quello di staccare le spalle, in realtà ho proprio avuto modo l'altro giorno col mio allievo Davide di vedere che lui, che suona la chitarra, nel momento in cui a volte in registro acuto solleva le spalle,
lo vedo che fa più perno sui costali esterni e costali interni, quindi di fatto riesce a gestire e a tenere dilatate le parti inferiori, le ultime costole, e quindi comunque non sempre in termini di efficacia il risultato è poi sbagliato, perché se io sollevo le spalle, però l'importante è che io mantenga il cerchio costale, quindi che continui a mantenere il lavoro dei costali esterni e dei costali interni. Quindi è un errore, ma in realtà acusticamente sentiamo che non lo è, quindi ha comunque mantenuto la gestione del fiato. È bellissimo perché quando riprende fiato nei punti di presa d'aria, vediamo proprio che mette su e rimette giù le spalle. Quindi qui la tecnica è abbastanza palese, è mostrata, lei parla col corpo, vedete che prende fiato e poi di nuovo riposiziona le spalle e le abbassa. We face high mountains must cross, rough seas. We must take our place in history. Ok, questa è una I e io su questo lavoro di maschera la prossima settimana vi farò una video didattica interessante, perché le I noi facciamo I e a volte abbassiamo il labbro e teniamo stretto il morso, invece sappiamo che dobbiamo fare I. La prossima settimana maschera, per oggi sorpassiamo. With dignity, just to be. Ok, una bella liberata, ci rilassiamo un attimo prima di ricominciare a lavorare sui muscoli, così gli diamo un po' di tregua. Best I can, sets the goal for every man. If I win, lose or draw. In certi punti lei sta ferma, ma si vede che si sente un po' vincolata, stando ferma la pressione sui muscoli è continua, quindi non gli diamo troppa tregua, infatti la vedete che ogni tanto sembra una persona un po' in agitazione e libera, incomincia a muovere le gambe, quindi lei, il suo corpo sente che se si muove lei lavora con i muscoli, lavora in maniera più leggera. It's the way to be. Oh, it's the Tipo qua lo fa di nuovo e attenzione, qui apre le braccia. Aprire le braccia, come abbiamo visto, specialmente nel modo in cui l'ha fatto lei, se io adesso lo faccio, it's the word, sentiamo che armiamo i muscoli dorsali, perché quando voi fate questa cosa qua, nel momento in cui il braccio scende, sta caricando e accendendo le muscolature dorsali. as we climb. Si è data una raddrizzata, ok, prima era un pochino più verso il microfono, leggerezza, adesso si raddrizza un po'. To reach your destiny. Che bella questa I, perfetta. Guardate come si raddrizza bene con la schiena e sistema le muscolature dorsali, spalle basse, bella torace giustamente aperto, non troppo, bella composta, ha una fantastica postura questa ragazza. Alza una, scende con l'altra e fa compressione dal lato inverso. E stava in pieno acuto dondolando, quindi alla faccia dell'acuto che si fa da fermi. Torniamo un'inquadratura intera, perché poi andremo a vedere. Allora, io dico sempre che dobbiamo caricare il peso e spostare anche la testa, della testa è pesante, su un lato per volta. Quindi questo è il motivo per cui il cantante si muove in questo modo. Se io sposto la testa a destra, il peso della testa carica sul dorsale, che a sua volta scarica sul gluteo. Ma di tutti i muscoli che possiamo usare cantando, sicuramente il gluteus maximus è uno dei più importanti. Allora, vediamo di interagire da qua, se non direttamente dal browser, quindi vediamo cosa accade se io interagisco dal browser, vediamo un po'. Ok, eccoci qua, questa è praticamente l'azione del gluteus maximus, del muscolo del grande gluteo. Estende e ruota lateralmente la coscia.
Infatti, se voi in piedi vi posizionate col peso su una gamba e poi tirate il gluteo, sentirete che c'è una leggera rotazione del muscolo della coscia. Se prende punto fisso sul femore, estende il bacino. Contribuisce al mantenimento della stazione eretta. Questa è la cosa più importante ed è l'uso principale che ne facciamo noi cantanti, perché immaginate, come dico sempre, di essere in coda imposta, vi scocciate di stare col peso equamente distribuito sulle gambe e cominciate a stare un po' da una parte, un po' dall'altra. Fateci caso, quindi borsa da una parte, sono in coda imposta, mi sposto. Per far cadere completamente il mio peso da una parte, io sto attivando il gluteus maximus. Ora, contribuisce al mantenimento della stazione retta. Abbiamo visto che i cantanti cercano continuamente l'equilibrio. L'equilibrio non è nient'altro che mantenersi eretti spostando il peso da una parte e dall'altra. Per cui quando voi andate a caricare il gluteo, avete anche una sorta di spinta dal basso nel mantenimento dei dorsali. Contribuisce a mantenere il tronco eretto, cosa più importante. Quindi se voi sapete di essere in un punto della canzone in registro acuto in cui arresto costale, tecnica Alexander, andiamo a fare le compressioni del muscolo dorsale destro e sinistro, sicuramente se ci aggiungete anche l'attivazione del gluteo della stessa parte avrete un beneficio maggiore, perché leggiamo qua, ci aiuta a mantenere anche il tronco eretto. Quindi se il muscolo dorsale, l'arresto costale a cui contribuiscono costali esterni e costali interni, più il muscolo dorsale vengono anche aiutati dal gluteo, sicuramente è tutto più semplice, il lavoro viene distribuito su più parti muscolari. Andiamo avanti, contribuisce alla deambulazione, per cui chiaramente questo è un altro motivo per cui muovendosi a turno si attivano i glutei, esatto, fa parte del meccanismo dell'equilibrio. A ginocchio flesso, flette la gamba sulla coscia, debolmente assieme all'azione del medio gluteo, attraverso quella che viene chiamata banderella del messiato, banderetta iliotibiale. A ginocchio esteso partecipa alla fissazione dell'estensione attraverso lo stesso meccanismo del punto precedente. Quindi, ovviamente nel momento in cui voi avete la gamba tesa, avete il gluteo in piena azione, per cui state facendo quello che abbiamo letto prima, cioè a ginocchio esteso partecipa alla fissazione dell'estensione attraverso lo stesso meccanismo del punto precedente. Ok, quindi il cantante si sposta e il gluteo di fatto viene usato anche come massimo punto di arretramento della parte toracica. Quindi facciamo un esempio: se voi mi alzo in piedi, quindi sono costretta a farvi vedere a figura intera che cosa accade, come faccio durante le lezioni. Perfetto. Io mi sto praticamente spostando un po' da una parte e un po' dall'altra, una marcia sul posto dove alterno le gambe. In questo momento il ginocchio che è piegato, questo, lo posso anche sollevare perché non porta il carico del mio peso. Invece l'altra gamba, come vedete, che porta il peso, ha l'attivazione del gluteo. In questo caso qua, se io devo lavorare di dorsali e fisso il gluteo, ci sarà un punto di massima a cui io posso arretrare accedendo al muscolo dorsale, oltre il quale non devo andare. Perché se io supero questa postura e succede questo, sentite dalla voce che arrivano i muscoli addominali antagonisti. Quando voi andate da una parte, tendete il gluteo, abbiatene coscienza, perché il gluteus maximus teso e in lavoro, in efficienza, vi farà andare, retrocedere col torace per andare a caricare il dorsale fino a un certo punto. Non superate questo punto, perché se superate questo punto, a quel punto il vostro corpo andrà oltre, magari il gluteo rimarrà teso, ma per farvi evitare di perdere l'equilibrio arriveranno le muscolature della pancia, gli addominali, che interferiscono col lavoro interno del diaframma. Quindi rimbalzate su questo gluteo, perché anche se voi rimbalzate non siete statici e caricate a pulsazione il vostro peso sul gluteo, il gluteo stabilirà quell'arretramento massimo oltre il quale non dovete andare. Con questi punti di flessione sul gluteo noi abbiamo anche il lavoro del dorsale dalla parte corrispondente, ma non superate mai un certo arretramento, altrimenti arriveranno le muscolature antagoniste addominali. In pratica oggi ho voluto farvi questo video, farvi vedere il video e anche le dispense tratte da Wikipedia per farvi capire anche l'importanza che ha il gluteo nel collaborare col dorsale. Se noi vogliamo fare un buon acuto e vogliamo farlo indietro, ci buttiamo sulla gamba posteriore, solleviamo da terra l'altra gamba che non ci serve, altrimenti il nostro peso non sarà equiparatamente distribuito, ci buttiamo su una gamba, la gamba, primo registro acuto la teniamo tesa, vedremo che poi potremo anche fletterla per aumentare la componente di spinta, ma in una prima fase, in primo registro acuto, un volume da gestire, il gluteo
si accende, quindi il gluteus maximus si accende e ci serve da pilota per capire fino a che punto noi possiamo andare indietro, perché oltre un certo punto non stiamo più lavorando di glutei e dorsali, ma avremo un eccesso di piegamento indietro da parte del torace che innescherà le muscolature addominali. Quindi il gluteo è molto importante, compartecipa a livello altissimo nel lavoro delle muscolature dorsali nel registro acuto. E il video che avete visto è un po' una piccola drop, una piccola pillola per farvi capire di cosa si tratta. Questo molleggiare sul gluteo ci dà il massimo dell'arretramento oltre il quale non andare, e scaricando col peso della testa noi abbiamo movimenti di attivazione anche dei muscoli dorsali. Io vi consiglio di agire in questo modo. Se avete una nota legata, filato, ok? Se avete una nota lunga da tenere, chiaramente la voce non deve ballare. In quel caso voi vi andate a sistemare, tenete il gluteo sempre teso, la pressione sul dorsale costante e avete un buon volume gestito, infilato, inlegato. Se invece avete bisogno ad esempio di un vibrato, in questo caso lei usa molto il vibrato mentre canta, allora potete anche optare per piccole compressioni, piccole tensioni di dorsale e gluteo insieme. Questo cambia la formante, cambia l'onda d'aria e riuscirete a generare anche dei vibrati. Dipende sempre da in che situazione vi trovate. Se avete un acuto da prendere pieno, ci si fissa in questa posizione, la si mantiene mantenendo in tensione dorsale e gluteo sotto. Se invece abbiamo un vibrato, ad esempio, attraverso la pressione e l'alleggerimento della pressione noi cambiamo la formante dell'aria, cambiamo l'onda dell'aria e quindi la laringe si riposiziona. In questo riposizionamento, in questo alterarsi di una forma d'onda più stretta in una forma più ampia, si genera molto facilmente il vibrato. Un'altra tecnica per generare il vibrato comunque è di pensare di girare il suono in testa. Quindi se io devo fare nel punto di pressione ho formante più stretta, nel punto di alleggerimento e giramento in testa ho una formante più larga e quindi mi è più facile far partire un vibrato. Bene, la pillola formativa di oggi è finita, mi raccomando iscrivetevi al canale, dopo aver fatto iscriviti cliccate sulla campanella in modo che vi avverta una volta alla settimana dei contenuti bonus, e grazie di essere stati sul canale Voce Strumento Interiore anche questa settimana. Ciao a tutti!